È davvero possibile osservare a 15 ingrandimenti a mano libera come se il binocolo fosse montato su un bel treppiede e spendendo oltretutto meno di 600 euro? Dopo ore di prove, ragazzi, qui sul campo, oggi cercheremo insieme di scoprirlo. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ufficiale di Binomania.it. Io sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997. Oggi vi parlerò quindi del nuovo binocolo stabilizzato ArteSky 15x42 ED, un binocolo che mi ha incuriosito fin dal primo momento perché è proposto a un prezzo veramente aggressivo. Infatti il listino ufficiale è di 749 euro, ma al momento della realizzazione di questo video è disponibile in offerta a 599 euro. Come sempre su Binomania trovate una lunga recensione, spero molto approfondita. Quindi io direi di iniziare subito dopo la breve sigla. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché siete sempre pochissimi, sedetevi comodi e noi ci vediamo tra un istante. Uno degli aspetti più interessanti di questo binocolo è senza dubbio il sistema di stabilizzazione. ArteSky dichiara infatti una capacità di compensazione pari a più o meno 3 gradi e nell'uso pratico vi anticipo che si è dimostrato estremamente efficace. Il sistema è alimentato da 2 comuni batterie mini stilo che sono facilmente reperibili sul mercato, con un'autonomia che è dichiarata di circa 16 ore e una funzione anche di spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività. Ma la vera curiosità riguarda il brevetto alla base della stabilizzazione. Grazie infatti alla disponibilità di ArteSky e del progettista ho avuto la possibilità di consultare il documento tecnico del sistema. Trovate tutto su Binomania.it e ho scoperto comunque alcune soluzioni davvero interessanti che vi anticipo. Il cuore del progetto è costituito da 2 prismi collegati tra loro tramite una barra meccanica rigida. In pratica i 2, chiamiamoli canali ottici, si muovono sempre in perfetta sincronia, riducendo eventuali differenze tra l'immagine destra e l'immagine di sinistra. Il sistema inoltre utilizza un giroscopio a sensori Hall magnetico per rilevare i movimenti e correggerli in tempo reale. Questa è una caratteristica particolarmente interessante e che comunque impiega un solo sensore per controllare la posizione dei prismi. Il secondo segue meccanicamente il primo, quindi questa è una soluzione che riduce la complessità elettronica e migliora quindi la sincronizzazione tra i 2 tubi ottici. Inoltre la stabilizzazione tra movimento orizzontale e verticale separato e questo la rende più efficace e reattiva. Naturalmente il giudizio finale spetta sempre alle osservazioni pratiche sul campo, ma vi posso comunque anticipare che la sensazione primaria che io ho avuto durante il test è stata quella di osservare attraverso un binocolo montato su un treppiede, estremamente solido oltretutto. Quello che vi confermo subito però è che per funzionare al meglio devono essere utilizzate soltanto batterie al litio e non batterie alcaline perché potrebbero esserci dei problemi nella stabilizzazione. Passo adesso a spiegarvi il design e la meccanica. L'ArteSky 15x42 ED utilizza uno scafo in lega di magnesio. Questa è una scelta che garantisce robustezza senza penalizzare troppo il peso. Il costruttore dichiara 790 grammi con le batterie. La mia bilancia elettronica con i tappi inseriti senza tracolla e le batterie inserite ha rilevato circa 830 grammi. La struttura, come vedete, è tipica quella dei binocoli stabilizzati, niente cerniera centrale, ma un ampio corpo monoblocco che integra ottica e elettronica. Le superfici gommate laterali offrono un ottimo grip e devo dirvi che ho apprezzato soprattutto l'ergonomia che mi ha convinto sin dal primo utilizzo. Il bilanciamento infatti dei pesi è spostato verso gli oculari, come vedete, e questo va a ridurre l'affaticamento durante le osservazioni prolungate. Anche la manopola di messa a fuoco, seppur non sia grandissima, comunque è ben posizionata e cade naturalmente proprio sotto il dito indice.
Dopo aver provato molti binocoli stabilizzati nel corso degli anni, vi devo dire che ho avuto l'impressione di trovarmi davanti a un progetto comunque originale. Non mi pare il classico prodotto OEM, semplicemente rimarchiato da vari distributori. Il binocolo inoltre è impermeabilizzato secondo lo standard IPX7, è riempito in azoto e può operare a temperature comprese tra i -20 e i +55 gradi. Nella parte superiore, come state vedendo, troviamo il comando della stabilizzazione, poco più sotto il LED di stato delle batterie, mentre sul fondo è presente il vano per le 2 batterie, che sono mini stilo. Non è prevista la filettatura per il treppiede, ma come vi ho anticipato durante le prove sul campo io l'ho definito come stabilizzazione rocciosa. La messa a fuoco si è dimostrata fluida e precisa, non ci sono giochi o impuntamenti. Inoltre ho misurato una minima distanza di messa a fuoco leggermente inferiore ai 2,8 metri dichiarati dal costruttore, e nell'uso pratico tra i 20 metri e l'infinito le correzioni comunque sono minime. Essendo piccola la manopola ci vuole poco più di 2 giri comunque completi in senso antiorario per raggiungere l'infinito. Riguardo l'ottica, considerando il prezzo e la stabilizzazione, mi sarei aspettato magari dei semplici obiettivi acromatici. Invece ArtSky per il suo modello ha scelto l'utilizzo di obiettivi ED a bassa dispersione, una caratteristica interessante in questa fascia di prezzo. Naturalmente non aspettatevi le prestazioni ottiche di un top di gamma o di un rifrattore ED astronomico lungo rapporto focale, oppure di un binocolo con ottica alla fluorite. In ogni caso il contenimento dell'aberrazione cromatica, come poi vedremo tra breve, si è dimostrato secondo me buono, e l'immagine appare comunque piacevole con colori che sono parsi sostanzialmente neutri. Una caratteristica che poi ho particolarmente apprezzato riguarda gli obiettivi, perché come vedete sono perfettamente circolari, non presentano le classiche troncature di qualche progetto di stabilizzato che vi ho presentato negli anni passati, e questo doveva essere fatto forse per dare spazio ai meccanismi della stabilizzazione. Qui hanno risolto in altra maniera. Il trattamento interno contro la luce parassita mi è sembrato ben studiato, comunque ci sono parecchi diaframmi e gli obiettivi sono leggermente incassati all'interno dello scafo. L'ArtSky 15x42 ED offre un campo reale di circa 4,3 gradi e un campo apparente che è superiore di poco ai 64, quindi si tratta di un vero binocolo che io definisco grandangolare. Questa è una caratteristica che ho apprezzato particolarmente. Ovviamente in questa fascia di prezzo non abbiamo un campo piatto sino al bordo, però l'ho trovato ottimale sia nel birdwatching sia in osservazioni astronomiche. Gli oculari hanno una bella lente di campo ampia e confortevole, ottimo anche il sistema di meccanica delle conchiglie paraluce con click stop netti e precisi, estrazione pupillare sui 13 mm da controllare per i portatori di occhiali. Riguardo il sistema prismatico sono utilizzati senz'altro i prismi a tetto Smith Passion in vetro BH4, una soluzione classica per ottenere strumenti compatti e impermeabilizzati. Non ho notato evidenti fenomeni di vignettature ai bordi del campo. Analizzando un po' bene forse si può notare leggera luce diffusa osservando in controluce. Comunque, considerando il prezzo, anche i rivestimenti ottici, mi sarei aspettato dei trattamenti più discreti ma non eccezionali. Invece devo ammettere che il lavoro svolto dai progettisti mi ha convinto, cioè sono anche un po' perplesso di come si possa presentare a queste cifre dei binocoli del genere. Il classico test empirico che faccio per mostrare il mio viso e vedere dettagli, quindi capire se riflettono più o meno gli obiettivi, devo dire che ha avuto un ottimo esito. Anche adesso vedo praticamente dettagli rilevanti del mio viso. Ho osservato, come sempre capita con un po' questo genere di stabilizzati, un po' di luce diffusa osservando come oggi con il sole in controluce. Si nota qualche bagliore nella parte bassa del campo, come peraltro capita con binocoli stabilizzati molto più costosi. Prima di passare alle osservazioni sul campo, direi che è giusto spendere qualche parola però sulle aberrazioni ottiche, perché per quanto riguarda l'aberrazione cromatica, come comunque vi ho già anticipato in parte, il comportamento dell'ArtSky 15x42 ED mi è parso globalmente buono, perché nelle normali condizioni osservative
il cromatismo residuo è praticamente poco evidente e tende a comparire soltanto osservando oggetti o soggetti molto luminosi, come ad esempio un traliccio della luce o un albero in controluce, talvolta sui rapaci. In ogni caso è una buona prestazione, vista stabilizzazione in questo prezzo. Anche in queste condizioni critiche ho osservato binocoli non stabilizzati della stessa fascia di prezzo che si comportavano addirittura a volte peggio, per cui il mio giudizio complessivo è decisamente positivo. Il campo non è perfettamente piatto, quindi non abbiamo oculari asferici. Di giorno l'immagine rimane nitida per gran parte del campo visivo. È presente una moderata distorsione a cuscinetto verso il 75-80% dal centro del campo, mentre nell'uso astronomico ovviamente si nota un po' della coma e di astigmatismo sulle stelle più luminose, direi a partire dall'85% al centro del campo. Arriviamo adesso a parlarvi della parte più importante della recensione, ossia le impressioni pratiche sul campo. Come avrete presagito fin dall'inizio, l'obiettivo di Arte Sky e del progettista era di realizzare un binocolo stabilizzato realmente competitivo nel rapporto qualità-prezzo. E salvo smentite, al massimo scrivetemelo nei commenti, credo che questo 15x42 ED in Italia sia attualmente uno dei binocoli stabilizzati più accessibili della sua categoria. Una scelta del genere potrebbe far pensare a molti compromessi. In realtà vi devo confermare ancora una volta che il binocolo è risultato robusto, ben costruito, è ben bilanciato e si impugna anche facilmente. Inoltre può essere utilizzato a lungo senza essere affaticante per le braccia, perché poi comunque è leggero. Le ottiche a bassa dispersione nell'ambito del loro prezzo e rapporto focale svolgono un buon lavoro. I più o meno 3 gradi dichiarati dal costruttore mi sono sembrati assolutamente credibili, anzi vi devo dire che per osservazioni di soggetti statici questo è stato probabilmente il sistema di stabilizzazione più efficace che io abbia mai provato, perché la sensazione è davvero quella di osservare con un binocolo montato sopra un treppiede ma solido, perché sul treppiede leggero ci possono già essere vibrazioni. Infatti in alcuni casi, utilizzando leggeri treppiedi in carbonio, persino ho percepito più vibrazioni rispetto all'uso a mano libera con la stabilizzazione attiva con questo binocolo. Lo noterete anche nelle prove di digiscoping che vi sto facendo vedere adesso, perché le ho fatte vedere sia con stabilizzazione attiva su cavalletto che senza. In ogni caso, quando si sposta rapidamente il binocolo per seguire un soggetto, vista questa particolare stabilizzazione, tende a essere un po' scattoso nei movimenti, comunque è inutilizzabile proprio perché lui cerca di stabilizzare perfettamente l'immagine. Usate sempre solo batterie a litio, perché io ho provato con le alcaline e genera vibrazioni atipiche, e questo è dovuto principalmente alla tensione, fatto confermato sia da Arte Sky sia dal progettista. Quindi presumo e sono abbastanza convinto e confermo insomma che è molto valide per l'osservazione su soggetti statici. Ho osservato le migliori stelle doppie della mia vita con uno stabilizzato con questo binocolo, perché con gli altri noto sempre un leggero oscillio. Parlando di birdwatching, continuo a ritenere che i binocoli stabilizzati a medio-alti ingrandimenti siano strumenti eccellenti per l'osservazione dei rapaci, e anche in questo caso il 15x42 ED si è comunque rilevato eccezionale per individuare nidi e verificare attività riproduttive a grande distanza. Penso ad esempio a una femmina di aquila biancone in cova mentre sta raffreddando le uova con le ali, o alla presenza di piccoli nel nido situato a centinaia di metri. In queste situazioni la stabilizzazione è perfetta, io la definisco rocciosa. Non avrete alcun bisogno di monopiede, se vi bastano i 15 per d'estate potete uscire pure senza spotting, e personalmente sono riuscito a seguire anche rapaci in volo con discreto profitto, soprattutto quando si osservava con sfondo uniforme. Riguardo le osservazioni paesaggistiche, anche in questo settore l'Arte Sky 15x42 vi devo dire che mi ha stupito. La sensazione comunque è quella che si prova quando si utilizza un binocolo montato sul treppiede. Per fare un esempio concreto, non avevo mai percepito così chiaramente a mano libera dettagli remoti di paesaggi, come la croce del Monte Zeda veramente ferma. Ottime anche le prestazioni al poligono da tiro. Non sono andato io a tirare, ho accompagnato un amico, comunque mi sono divertito a osservare con facilità i fori e proiettili calibro 223 Remington a distanze prossime ai 200 metri e comunque in condizioni favorevoli anche superiori. Naturalmente ragazzi molto dipende dal tipo di bersaglio e dalle condizioni ambientali.
Per quanto riguarda l'uso crepuscolare non si tratta di un binocolo specialistico, la pupilla di uscita è di 2,8 mm, la trasmissione luminosa non è dichiarata ma secondo me a spanne stiamo sugli 80-85%, quindi non ne fanno uno strumento dedicato alle osservazioni in luce molto scarsa, ma col pulsantino magico quando vedete più nitido anche il cervello sembra che veda più luminoso. Comunque, dove mi ha stupito maggiormente, lo avrete capito, è stata l'osservazione astronomica, perché non avevo mai osservato così bene i crateri lunari a mano libera. Con molti binocoli stabilizzati rimane sempre una lievissima oscillazione residua e in questo caso invece la sensazione è quella di avere la Luna immobile davanti agli occhi. È vero, si nota talvolta un po' di cromatismo sul bordo, non è nitidissimo come può essere un top di gamma, ma il punto qui è un altro. Stiamo osservando 15 ingrandimenti completamente a mano libera, se poi vi mettete sul lettino solare o allo zenit funziona perfettamente e da questo punto di vista vi devo dire che il risultato è veramente impressionante. Uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente è stata l'osservazione di Venere, perché è uno dei pochi binocoli 15x che mi ha mostrato con chiarezza la fase del pianeta. Anche l'osservazione degli oggetti celesti del cielo profondo, come il doppio di Perseo oppure la zona del Cigno adesso quasi allo zenit, comunque è efficace, cioè Albireo è veramente stampata nel cielo e ferma. Vi ripeto, la trasmissione non è da top di gamma, però è molto funzionale. Direi che possiamo sintetizzare i pregi e i difetti. Partirei dai pregi. Rapporto qualità-prezzo, molto interessante. Presenza di ottiche D in questa fascia di prezzo che non è affatto scontata e il sistema di stabilizzazione che a mio parere è uno dei migliori che abbia mai provato nell'osservazione di soggetti statici. L'ergonomia è ben studiata, come avete visto il binocolo è robusto, impermeabilizzato e alimentato inoltre da comuni batterie mini stilo. Vi ricordo soltanto di utilizzare batterie al litio. Come tutti non è uno strumento perfetto, la nitidezza e il contrasto non raggiungono quella dei migliori binocoli non stabilizzati della stessa fascia di prezzo, ad esempio non so, Skyrover Banner Cloud, Oberwerk Apo. La trasmissione luminosa non è tra le più elevate e anche se non è un vero e proprio difetto dovrete usare solo batterie al litio per farlo performare al meglio, perché ho visto che quelle alcaline non funziona benissimo. E inoltre è possibile ovviamente osservare una lieve aberrazione cromatica su soggetti ad alto contrasto in situazioni però al limite. Ma il punto fondamentale secondo me è un altro, perché questo binocolo non nasce per offrire la migliore qualità ottica assoluta, potevano farlo. Permette di osservare realmente a 15 ingrandimenti a mano libera e da questo punto di vista, almeno per la mia esperienza, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Nell'osservazione di soggetti statici la sensazione, ve lo ripeto, è davvero quella di utilizzare un binocolo montato su un treppiede fotografico. Nell'osservazione, nel panning, vale quanto vi ho detto prima. Questa è una caratteristica che cambia radicalmente l'esperienza osservativa, soprattutto per le persone che desiderano osservare dettagli ad esempio fermi a lunga distanza come al poligono, come rapaci, come nidi appunto di volatili e ad esempio anche oggetti del cielo profondo. Quindi se siete alla ricerca della massima qualità ottica non è lo strumento per voi. Se invece desiderate sfruttare realmente 15 ingrandimenti senza portare con voi treppiedi e montature, devo dire che l'Artesky 15x42 ED rappresenta attualmente una proposta molto interessante. Al momento della realizzazione di questo video, quindi giugno 2026, il prezzo promozionale è di 599 euro con 2 anni di garanzia, una cifra che ritengo particolarmente competitiva per quello che costa lo strumento e per quello soprattutto che è in grado di offrire. Ringrazio come sempre la famiglia Seveso, in particolar modo Luca di Artesky, per aver fornito l'esemplare oggetto di questa prova tra i primi arrivati in negozio. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito ragazzi a mettere un mi piace, iscrivervi al canale, commentare, rispondo sempre a tutti e attivare la campanella delle notifiche. Per leggere l'articolo completo con tutti i test, fotografie, tabelle e quant'altro è disponibile ovviamente il tutto su binomania.it. Potete venirmi a trovare anche sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul forum di Binomania. Vi lascio il link qui sotto in descrizione dove poter acquistare direttamente sul sito ufficiale di Artesky questo binocolo. Se inoltre volete aiutare e sostenere la mia attività giornalistica per fornirvi sempre recensioni spero interessanti, potreste magari pensare all'abbonamento di Binomania Inside. Binomania Inside è uno spazio
nascosto, segreto, un po' intimo tra pochi lettori, dove vi parlo di indiscrezioni, novità e soprattutto del dietro le quinte del mio lavoro. È una cifra che reputo minima, sono circa 4-5 caffè al mese, pagabili comodamente a rate su PayPal. Avete la possibilità non solo di navigare senza pubblicità di Google nel sito, ma anche di avere parecchi articoli in più rispetto alle persone che leggono Binomania senza contribuire a supportare la mia attività. Insomma ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e dal binocolo stabilizzato Arte Sky 15x42 e alla prossima!